chiaro, vado a scegliere, cioè, per avere un'armonia, però mi devono dire qualcosa. Ecco, come in questo caso l'arancio e il rosso, quindi corrispondono al sole, energia. La base con l'azzurro, quindi il cielo o il mare. Infatti è proprio bello questo, pensare, cioè i colori e immaginare appunto il fuori, poi stare fuori. Guarda la mia mamma, guarda. Bellissima. Ah, ho trovato qualcosa. Allora, guarda, la mia mamma quando faceva l'orditura, qua da me. Vedi, per me il negozio diventa casa, tengo pure qua delle foto. Il 14 giugno del 1989 ho avuto il grande piacere di conoscere mia moglie. Con mio marito, noi ci siamo sposati dopo 30 anni di convivenza. Cioè noi vivevamo tranquilli, lui di tanto in tanto me lo chiedeva perché non ci sposiamo. E allora è stato deciso tutto una sera, bello però, perché è stato un qualcosa che, davvero anche lì una magia, un qualcosa perché tutto è uscito fuori, sai quando, perché non c'era nulla già preciso da tempo, sul momento, quindi ti travolge poi il tutto però del bello. Siamo insieme da 30 anni, ne abbiamo passate, cioè, diverse, perché nel corso della vita poi si passano tante cose, cioè, belle e brutte. Quando uno fa il carabiniere non è una vita facile per chi è a casa e aspetta o nel negozio e aspetta. O ricevo una notizia che dentro ti fa stare, ti fa stare male, ecco, sì, sì, questo è, cioè che diciamo come un terremoto, ecco, che avviene dentro, ecco. Nel 1989 io sono arrivato qua ad Erice, il 14 giugno. Nel 91, luglio 91, vengo trasferito a Marsala e vado a lavorare con il dottor Borsellino. Il giorno in cui Borsellino, quella maledetta domenica, ci fu questa tragedia, nell'ambito di un'ora e mezza noi eravamo già sul posto, a supporto dei familiari, ma soprattutto dei colleghi presenti, eccetera, perché abbiamo perso un padre. Borsellino per me è stato come un secondo padre.
Mia moglie insieme con me ha voluto condividere un obiettivo, quello di andare contro la mafia. E quindi per esempio gli abiti, le maglie, le t-shirt, le coppole sono tutte fatte vicino Palermo da una ditta che aderisce alla Dio Pizzo. Questi anche aderiscono a No Pizzo, vero? Questo c'è la scritta "Nessuno di noi è così forte come tutti noi insieme". Messaggio, E naturalmente. poi sono i pesci. Ci lavoro da 15 anni perché io sono artigiana. Allora per me è importante soprattutto la Dio Pizzo, poi la qualità e poi perché non ci si sente soli. Tu devi vivere in maniera serena, ecco, non devi escludere tutti i pensieri, giusto che possono essere quelli negativi, tu li devi eliminare, cioè quando ti arrivano alla mente tu ti devi aiutare a te stessa, quando arrivano questi cercare di cancellare, ripensare positivo, sì, qualcosa sempre il bello, sì. Cioè, alcune persone si soffermano e lei, Pina Parisi, dicono è la mia mamma. È meraviglioso sentirlo. E appunto è come se mia madre ci fosse. È vicino. Cioè, infatti riesco a lavorare e addirittura a lavorare tante volte con delle stoffe come questa, come questo gruppetto. Queste stoffe erano a fianco al suo telaio, quindi io le ho prese proprio e tengo vicino e di tanto in tanto qualche pezzettino va su qualche tappeto, perché è un far vivere. Quindi io avendole a fianco, ma toccando anche delle cose sue, la sento vicina. Sì, sì, non sento il vuoto. Quando ecco, c'è un qualcosa su, io dico aiutami. Sì. Dobbiamo ricordarci due cose, la memoria e il rispetto. Ma la memoria è la cosa più importante perché serve a fissare quello che è il nostro futuro. Un borsellino non è un foglio di carta che si svolazza, è stata una vita umana e come lui ci sono stati poliziotti che sono morti nell'attentato, medici che sono morti per dire no alla mafia e quindi un foglio di carta serve per ricordare a certa gente che la mafia non solo fa schifo, è una merda. Non è cosa propria. La libertà, ecco, la libertà. Sì, vedi, è una libertà che io mi tolgo, mi vincolo da me. Cioè, se dovessi essere costretta da qualcuno e dire stai al telaio perché devi lavorare, perché devi... No, assolutamente, no, mi sentirei oppressa. Invece proprio sono vincolata, è una scelta mia, sì.